Come iniziamo, ragazzi? Questa è del 48, sì, è la più vecchia che abbiamo. C'è della Malvasia, c'è del Trebbiano, questa vigna è del 48, quindi più o meno il 40%. Sì, generalmente c'è anche del biancame, quella penso sia una malattia, mi sa che ha avuto mal dell'esca questa qua, poi dopo il resto è tutto verdicchio, sì. E noi siamo, vabbè, nel cuore di San Michele parte da inizio collina e arriva fino a quasi 200 metri sul livello del mare, quindi c'è un bel dislivello, passiamo da 400 ai 200 metri, abbiamo 8 vigne sulla contrada San Michele, suddivise in 7 ettari, cioè 8 appezzamenti, diciamo. Che roba! E sì, poi queste vigne le abbiamo recuperate nel tempo, sono addirittura c'è qualche propaggine che è ripartita da vigne madri e poi si sono un po' sistemate, quindi le propaggini addirittura sono anche a piede franco. Certo. Dicevo che abbiamo questi 8 appezzamenti, tutti suddivisi su 7 ettari, e quindi ci permette un po' di lavorare diversamente vigna per vigna. C'è l'inerbimento, ma il sovescio, che è l'unico modo che abbiamo noi, che abbiamo deciso di fare per dare un po' di sostanza organica al suolo. Allora, mi sono trasferito ufficialmente nel 2012. Ah, ok, un po' più di tempo. Però ho iniziato a far vino qui nel 2008 perché con l'università a Milano mi mandavano a fare i tirocini, quindi poi mi sono innamorato di questa zona che è bellissima. Cioè, guarda che roba, cioè, è spettacolare. E voi avete iniziato quando? 2016 è stata fondata l'azienda, però... E non vi ho mai visti, cavolo, potevamo ubriacarci più spesso assieme. Da adesso Ad adesso che lo sappiamo, esatto. È che qua il problema di questo mondo è che non ti permette di godertela tante volte, perché abbiamo messo 25 minuti a arrivare qui. No, ma c'è tanto lavoro, c'è sempre tanto lavoro, e quindi... Ma come mai avete scelto le Marche? Siamo partiti da una casa che già lui aveva di proprietà di famiglia con 2500 è quello olive. ricco lui. Brava. Ma mai visto erba così alta? È più alta di me, ma io sono basso, però sono alto 1,90 m, però no, scherzo, sono bassissimo. Ma come... E beh, adesso sta piovendo, quindi l'erba cresce. Però in questa fase che le piante possono avere la prima infezione da peronospora ci aiuta un po' a proteggere le piante stesse anche dalla malattia, quindi ti permette di trattare un po' meno. Quando la pioggia batte forte, la peronospora non rimbalza direttamente sulla pianta, ma rimane qua, e quindi poi prima o poi trinceremo. E quanti tipi di piante ci sono qua? Tante, c'è la favino, c'è la senape da qualche parte, là c'è il ranuncolo, c'è il trifoglio sotto, ce ne sono tantissime, forse c'è un po' di facelia, sulla, c'è anche un po' di veccia in giro da qualche parte. È una foresta, ma è bello così, dà un po' di vita, no? Ma questo non succede mai a Napa Valley. A Napoli? Napa Valley. Ma perché c'è il deserto lì? Sì. E il pino nero della Napa Valley. Yeah. Anche voi tanto avete le vigne così, tanto è normale. Più facile inserirvi qua, in un'altra zona, facendo vino? No, è più difficile. Allora, non so voi, ma a me i bar di Cupramontana non c'è un bar che mi compra il vino, proprio zero. Zero. Sulla costa già è un po' più semplice, ma è molto complicato. Però vabbè, ma alla fine ce l'ha... Dopo un po' di anni ci vogliono bene. No, ma poi secondo me c'è anche una sorta di rispetto, no? Esatto, Tanti ragazzi di qui sono andati via e non fanno più questo. Noi magari arriviamo e diciamo come cazzo si faccia, perché poi arriviamo che sappiamo fare ma non sappiamo niente, quindi la prima cosa è andare a chiedere al contadino come si faceva, e noi abbiamo fatto così all'inizio. Cioè, quando tu fai un vino naturale è vero tutte le pippe, però la pulizia alla fine è fondamentale. Cioè, l'importante è all'interno delle vasche, poi fuori può essere uno schifo come questo, però dentro l'importante è che sia tutto pulito, sì. Qua dentro abbiamo il Chipra 2021, che è quello che avete assaggiato in bottiglia, ed è una quota che verrà imbottigliata a luglio. Cioè, noi di solito il Chipra lo imbottigliamo a luglio, ma quest'anno ne abbiamo fatto un po' di più, e quindi questo è ancora sulle fecce, è in decantazione. A luglio dovrebbe essere abbastanza limpido, perché poi non filtrando più, cioè filtrando solo a 10 micron, perché quindi è molto grossolanamente. Non è neanche brillantante? No.
Ho saltato 2 annate, la 16 per una grandinata pazzesca e la 15 perché ha fatto caldo a metà settembre, e la 17 l'abbiamo proprio saltata perché le basi acide ci sono servite un po' per correggere le parti surmature. Senti, ma come refrigeri queste? Allora, abbiamo di solito in maniera molto artigianale. Quelle di acciaio ci metto semplicemente un tubo che per caduta raffredda. Okay. E adesso, visto che il mio sistema artigianale di refrigerazione si era rotto dopo, Okay. però era artigianale, quindi non è costato niente. Ho comprato l'anno scorso un frigo, proprio un gruppo frigo che è spostabile, che mi raffredda l'acqua a 6 gradi e quindi è più semplice di gestione, nel senso che sempre le piastre le sposti da una vasca all'altra e No, quando ti attacchi al serve. frigo e non ci pensi più. E non è che non ci pensi, cioè devi sempre controllare, perché comunque se hai masse che vanno a 23-24 gradi, le abbassi di 1 grado, 2, non di più, capito? Ok. Giusto per non farle andare a 30 gradi. Di là dove abbiamo i legni, in realtà poi essendo legni, certo. la temperatura è già controllata, perché comunque le fermentazioni si sviluppano molto meno calore e quindi di solito fermenta intorno ai 20 gradi. Ogni vasca a fine fermentazione rappresenta una vigna, lo raccontavo anche lui prima, e poi facciamo l'assemblaggio in queste vasche fuori che sono un po' più grandi, quindi Ci sta. è una rifermentazione naturale con le fecce di fine fermentazione, no? Cupra è tradizionalmente una zona di metodi classici e avevamo sta vigna qua a 400 metri sul livello del mare, che è una pendenza folle, sono 3000 metri e quindi terreno un po' più sabbioso, e abbiamo provato nel 13 a farla e è venuto. Loro ce l'hanno il bicchiere? Abbiamo ereditato da un signore che ha piantato sta vigna di Pino Nero, che ha abbandonato e poi venduto, quindi l'anno scorso non l'avrebbe raccolta, e abbiamo fatto questi 200 litri di Pino Nero, 200 litri di Sangiovese dalla vigna dove c'è il Montepulciano, e poi il resto verdicchio per dargli quella connotazione acida, per tenersi un po' la bocca. Un po' rispetto Sì, all'altro aveva dopo più tira beverino. fuori un po' di frutto rosso, Frutto così. rosso, sì. Però Pino Nero qua è meglio non piantare. Scherzo. E questo che cos'è? Verdicchio. Quando uno stormo di uccelli attraversa il cielo, il vino è alla temperatura di servizio. Cromatica. Bellissimo. Gli uccellini blu ci sono solo quando la bottiglia è fresca, e per fortuna è fresca. Ma chi è che ti ha fatto queste etichette bellissime? Mi fate noi. Ma con la cosa termocromatica? Cioè? Cioè quegli uccellini che ci sono sull'etichetta diventano blu acceso, elettrico come adesso, quando la bottiglia è fresca. Se la bottiglia si altrimenti scalda sono spariscono e ritornano. Ma lo voglio fare anch'io sta roba qua! Brevettato. E che figo è? È brevettato? No, Gira la dai. bottiglia. Sì, si sente che è un territorio diverso. Sì, molto. È la cosa bella delle cantine, delle Nostre, cantine sì. artigianali, che Sì. ogni vigneto dà un'espressione, ogni zona dà Sì. anche tu vinifichi tante piccole zone, Sì, lo sì, stesso sì. facciamo noi per poi andare ad assemblare, perché ogni zona ha le sue caratteristiche. Sì, noi, ve lo dicevo prima, l'anno scorso abbiamo buttato via un sacco di vino perché era andata male la fermentazione. È ovvio, quando fai questo lavoro il rischio calcolato è quello di dover buttare via tutto, oppure cercare di sistemare al meglio, però certamente non puoi andare in bottiglia come una cagata pazzesca. Abbiamo pensato il verdicchio come vino che deve evolvere, no? Vogliamo aprirne una più vecchia se vogliamo? Dai! Ce l'abbiamo lì. Dai! Adesso andiamo, ma andiamo su in cantina, che poi ci sono tutte le altre. È bello perché questa zona calcarea proprio viene fuori, cioè viene proprio il salato fuori. A differenza del Chipra, che è più su una zona gessosa, la parte salata della zona calcarea viene fuori e diversifica completamente il vino. In questa zona, che è la zona centrale, oltre che la nostra vigna, c'è anche di fianco la vigna degli Eremi, di Corrado Dottori della Distesa, e le vigne della Marca di San Michele, e se si assaggiano un po' tutti i vini vengono un po' richiamati l'uno con l'altro. Pensa alla maglia e bevi, vuoi che la vaga marcian sul fior della gioventù. Pensa alla maglia e bevi anche tu.